qua è gara ed è gara pura. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi qui di fianco a me c'è una delle più grosse sorprese di questo 2023, la Specialized Epic World Cup. This is my new favorite bike. Questa non è la nuova bicicletta che va a sostituire la Epic che ben conosciamo, che abbiamo già provato, ma che è stata pensata per essere una mountain bike da gara pura, per quello che è l'esigenza di chi vuole veramente andare alla ricerca del primo posto sul podio. Tutti si aspettavano una full suspended pura da 120 mm anteriore e posteriore, e invece Specialized ha stupito tutti con 110 mm di escursione anteriore e solo 75 posteriore. Perché? Perché questa è la bicicletta che va a sostituire la Epic HT, la Hardtail, ed infatti se si sovrappongono i due telai sono molto simili, a partire dalla lunghezza del cavo posteriore che è praticamente identica, 430 mm. Io so benissimo cosa avete nella vostra testa in questo momento. State dicendo che è uguale alla Trek Super Caliber. Ebbene no, le forme possono essere simili, il punto in cui è posizionato l'ammortizzatore è simile, ma il sistema è completamente diverso, totalmente diverso da quello che è la Trek Super Caliber. Lo schema sospensivo è sostanzialmente un monopivot, niente di più, niente di meno. Qui abbiamo la presenza di un link, non lo si vede perché è all'interno, ma c'è una piccolissima bielletta, una bielletta veramente piccola che fa lavorare l'ammortizzatore. Tutto il progetto della Epic World Cup ruota intorno al nuovo ammortizzatore realizzato da Specialized in collaborazione con RockShox, che prende il nome di Seed Wicked, un Seed Lux pensato espressamente per questa bicicletta. È un ammortizzatore con una enorme camera positiva ed è per questo che è molto lungo, e una piccolissima camera negativa. Può essere settato in modo da avere tre posizioni principali. Gli americani lo chiamano gulp. In italiano non si può troppo andare a tradurre, ma potremmo dire colpo d'aria, quando si ispira velocemente dell'aria. Un setup con un sag dolce e un comportamento attivo che si chiama full gulp. Un setup intermedio che offre una via di mezzo tra sensibilità ed efficienza che si chiama half gulp, e un setup da gara super fermo che permette di pedalare come su una hardtail, dove l'ammortizzatore lavora solo quando prende colpi di una certa entità. Il setup parte da una base di pressione e di click di rebound che Specialized consiglia in base al peso del rider e per il quale fornisce una precisa tabella indicativa. Naturalmente bisogna sempre fare il sag iniziale. Andiamo nel dettaglio delle tre posizioni. Il full gulp è il setup in cui la Epic World Cup è simile a una full suspended classica, ideale per percorsi molto tecnici e accidentati come Val di Sole o Nove Mesto, per intenderci. L'half gulp è il setup via di mezzo, quello che permette di prendere confidenza con la nuova piattaforma World Cup. Quando si pedala e si spinge sui pedali la piattaforma è molto rigida, ma nelle discese si sente il modo sensibile in partenza e con tanto assorbimento quando il sentiero si fa più impegnativo e roccioso. È l'ideale per tracciati come quello di Albstadt, per esempio. Il no gulp è l'impostazione più italiana, quella in cui la prima parte del lavoro della sospensione è super ferma, la bicicletta si comporta come una hardtail, c'è un trasferimento di potenza diretto alla ruota e non c'è dispersione. La Epic World Cup è rigida, ma quando si entra nel terreno tecnico e il mono passa la prima parte di corsa inizia a lavorare sul serio, e a quel punto la bici diventa una full suspended. Non c'è però la sensazione di stacco netta che c'era con il Brain, è un lavoro molto più fluido di quello che c'era con la valvola iniziale del Brain. Si possono anche regolare sia rebound che compressione, proprio come un normale ammortizzatore. Per esempio, con la compressione tutta aperta e un rebound veloce si ha davvero una bicicletta che si avvicina al comportamento di una hardtail impedalata, quella bicicletta che per esempio i ragazzi dello Specialized Racing utilizzano per
il short track. In mezzo a queste tre posizioni c'è una sezione infinita di alte posizioni. In pratica, questa Epic Work Up non ha più il brain, ma è come se ce l'avesse. Sotto l'ammortizzatore è presente proprio una valvola di sfogo, che è quella che va a posizionare quello che gli americani chiamano il gulp. Il sistema di setup è veramente semplice. Okay, so we're going to be going into 3 different shock settings. Full gulp, mid gulp, and no gulp. No gulp being the firmest. To go to no gulp, very simple. With the shock pressurized, we just push the negative bleed button, and we are in no gulp, and we pressurize the shock according to the setup guide, and we're ready to ride. If we want to go to adding gulp, we're going to deep pressurize the positive spring just so that we can compress it during setup. Let all the pressure out, allows us to compress the shock. The mid gulp, there's a line that we will compress to and hold while pushing the bleed button. A couple times to make sure it's good. Release, and then air up according to the guide. And that is mid gulp. Now to go to full gulp, it's the exact same process, except we're going to take it to another step further. Release all positive pressure, compress the shock to full bottom out, compress the button, release. And now we've taken a full gulp of negative pressure and then air the shock up based on the recommended pressure guide. And now we're set up in full gulp, a little bit of plushness off the top. Those are the 3 settings. In pratica si va a decidere il livello di rigidità dell'ammortizzatore e da lì si inizia a lavorare. Perché dico che lavora come un brain? Perché in effetti nella posizione no gulp, ovvero nella posizione più ferma, proprio quello che fa proprio è lavorare come un brain, ovvero nel momento in cui io gli metto forze da sopra, tipo per uno sprint in salita su asfalto, il caro posteriore è fermo, lo si vede proprio, ha un minimo gioco, non è proprio bloccato assolutamente come quello che può essere un blocco all'ammortizzatore, si ha un leggerissimo gioco, ma veramente piccolo, che mi ha impressionato, ma poi quando si entra sullo scassato questo funziona. È molto interessante su questa bicicletta, quindi sulla S-Works, vedere come la forcella che mantiene ancora il sistema brain a tutti gli effetti, anche se è stata cambiata la cartuccia, è stata resa più grossa, quindi il brain lavora un po' meglio, ma si sa, il brain sulla forcella ha sempre lavorato meglio rispetto al brain posizionato sul carro, ma lo stacco si sente comunque presente, si sente quando la valvola iniziale si apre. Sul nuovo mono posteriore questo non accade, non si ha una vera apertura, perché qui non c'è niente che si apre, ma è semplicemente la curva dell'ammortizzatore che è stata cambiata, ed è stata cambiata in maniera digressiva. Questa è la vera novità del mono Sid Wicked, digressivo, e possiamo riassumerlo in quello che è le 3 linee principali dello sviluppo del sistema di sospensione, e questo è proprio un comportamento che permette di far sì di avere un ammortizzatore molto sostenuto in partenza, tantissimo sostenuto, anzi direi praticamente fermo nel setup no gulp, ma che comunque nel corso del suo lavoro va a sfruttare tutto quello che è il suo trave. Quando mi stavo preparando per la prima uscita in sella alla nuova Specialized Epic World Cup, mi hanno detto una cosa molto importante: pensa di essere su una hardtail e non su una full suspension, perché l'idea che vogliono è proprio quella, ovvero avere tutta la reattività possibile e immaginabile di una hardtail, ma con l'aiuto in più della doppia sospensione. E devo dire che provata sul campo è proprio così. Adesso io sto girando con sostanzialmente
l'impostazione più ferma e devo dire che qua si sente che si apre. La cosa buona è che sostanzialmente lavora come un brain, ma meglio del brain, cioè nel senso è un brain che funziona. Ma secondo me la cosa che hanno fatto veramente bene su questa nuova Epic World Cup è il fatto che sia una bicicletta da un'estrema confidenza. Io l'avevo già detto della vecchia Epic, che era una mountain bike super facile, che ti dava tantissima confidenza soprattutto nei tratti tecnici, e qui credo che quella cosa sia stata ancora più migliorata, nel senso stiamo girando su sentieri che non conosciamo con il reggisella fisso, cosa che normalmente crea qualche imbarazzo, comunque ti viene da guidare tirando un po' di più i freni, e invece qui devo dire che si riesce proprio a guidare quasi come avessi il reggisella, il dropper. È una cosa che veramente questo mi sta stupendo molto di questa bici. Quando si spinge sui pedali la bicicletta parte subito, è proprio fatta per essere una bici racing pura. Più si spinge più chiede. È una di quelle mountain bike su cui è quasi impossibile andare piano, una di quelle dove stare sotto i 200 watt è difficile, una di quelle dove la curva del battito cardiaco è sempre altissima, perché qua è gara ed è gara pura. Quello che mi aspettavo però era una mountain bike molto aggressiva, molto buttata in avanti, quindi anche abbastanza difficile da guidare. In realtà la cosa che sono riusciti a fare in Specialized è realizzare una mountain bike pensata per quello che è il mondo racing puro, ma facile comunque da guidare, molto più facile di altre bike pensate completamente per il mondo gara. Non è la bicicletta che utilizzerei tutti i giorni, nel senso è sicuramente una bici pensata per gareggiare, quindi magari non è quel modello che sceglierei come tutto fare. Certo, si ha la possibilità di passare da quello che è no gulp a full gulp e si ha veramente una bici molto più morbida che permette molto di più rispetto a quando ha l'impostazione più rigida. Però comunque non è, per esempio, quello che è il mondo Epic Evo, che comunque rimane in catalogo e rimane il modello pensato per i grandissimi giri in montagna, per il divertimento fino a se stesso. Qua potrebbero praticamente mettergli anche una placca portanumero fissa davanti, perché il suo mondo sono le gare ed è quello per cui è stata creata. Però non è una bicicletta difficile da guidare, questo lo voglio sottolineare, e questo vuol dire che la geometria è ben studiata, una geometria che non è esasperata, anche se l'angolo di sterzo è abbastanza aperto perché è di 66,5 gradi, ma l'angolo piantone per esempio non è super verticale, siamo a 74,5 gradi, con un BB drop molto basso perché abbiamo 57 mm di BB drop, e quindi una bici molto bassa nella sua parte centrale, ma essendo anche molto sostenuta, questa cosa sui trail evita che si vada a toccare con il piede per terra. Come ho detto prima, è una bicicletta su cui io mi sono trovato bene fin da subito, cosa che non è così facile su questa tipologia di biciclette, quelle pensate per la gara vera e propria, perché spesso ci si trova subito a proprio agio con delle bici un po' più rilassate, quindi che mettano un po' meno alla prova la capacità di ognuno di guidare. Qui invece si capisce subito che la Epic World Cup è fatta per spingere veramente tanto, perché è proprio quello che chiede, e soprattutto più si spinge, più si va veloce sui pedali, più si va a caricare watt sulla pedivella, più si sente che il telaio, la bicicletta risponde in
maniera positiva, ma nonostante questo rimane anche tanto facile nella guida. È la cosa che mi ha impressionato di più, perché è proprio abituato ad avere quasi questa sensazione in cui provi le biciclette pensate per le gare, soprattutto magari delle mountain bike con un'escursione ridotta come può essere anche questa a 75 mm, e subito lì si ha l'impressione che invece la bicicletta sia talmente cattiva che per guidarla devi proprio buttarla dentro, essere super aggressivo. Qua invece no, qua invece ti permette di essere un po' più conservativo, anche di essere un po' un rider con delle capacità tecniche leggermente inferiori. Io ho provato sia la taglia M sia la taglia L, perché io, essendo 1,78 m, sono a metà tra le due taglie, e devo dire che tra le due in questo caso sceglierei direttamente la M. Mi sono trovato molto più a mio agio, mi sono trovato con una bicicletta molto più compatta con cui riuscivo a giocare senza problemi. Nello stretto è un missile proprio, entra e esce dalle curve senza problemi, ma dà quella sicurezza anche di poterla guidare lasciandola andare anche sul tecnico, cosa che invece con la L non ho sentito così immediata. Non ho sentito una bicicletta che mi era già cucita addosso fin da subito. È una bicicletta da gara e quindi non poteva non essere leggera. Questa taglia M l'abbiamo pesata e pesa 9,5 kg, mentre per esempio la taglia S pesa 9,3, e invece il modello Pro, quindi non l'S-Works, quello subito sotto, pesa leggermente di più, circa 1 chilo di più. Quello che è veramente leggero è il telaio, perché in taglia M siamo a 1,765 kg con ammortizzatore e con perno passante posteriore e anche con il guidacatena, quindi sostanzialmente telaio full hardware 1,765 grammi. Il lavoro naturalmente è stato un lavoro pensato proprio su quello che è l'alleggerimento, sfruttando le conoscenze che Specialized ha applicato sulla Ethos, la sua bicicletta da strada, che è forse una tra le più leggere in assoluto. Applicando quelle conoscenze per la forma del telaio, per le strutture del telaio, per il lie-up del carbonio, hanno creato il nuovo telaio della Epic S-Works World Cup. Diciamo che l'hanno soprattutto irrigidito nella zona in cui c'è la presenza del mini link, in modo che non ci sia nessuna torsione, quindi la bicicletta rimanga perfettamente allineata in ogni situazione. Per esempio quando si atterra da un salto un po' di traverso, oppure ququando si entra a tutta velocità all'interno di un rock garden con la ruota posteriore che sbanda a destra a sinistra, ecco, rendere rigida la zona dove c'è l'attacco dell'ammortizzatore permette di non far sbacchettare la bici e non avere un ritorno veloce che ti disarciona la bicicletta. Quello è stato uno dei grossi lavori. Oh, shit. Una full suspended a tutti gli effetti, perché comunque 75 di travel posteriore, 110 all'anteriore non sono proprio niente, il giusto per quello che è il mondo gran fondo marathon, alcuni cross country. Infatti il team ha detto che utilizzerà per la maggior parte del tempo questa bicicletta, ma utilizzerà anche la Epic e la Epic Evo a seconda del tracciato. Per esempio anche Nove Mesto, dove si ha una grandissima sequenza di radici, sassi, però non c'è mai niente di veramente grosso, è solamente molto ripetitivo. Usare la nuova Epic S-Works in full gulp potrebbe essere un'ottima scelta. Per esempio nelle discese più tecniche, nei tratti più tecnici, lì si riesce veramente a guidarla molto bene, con leggerezza. Non bisogna buttarsi troppo sull'anteriore per tenerla giù e per spingerla all'interno delle curve, ma si riesce a stare anche un po' più indietro. Quindi se non si è proprio aggressivi, o magari si ha leggermente un po' paura anche di affrontare a grossa velocità una discesa, non si paga
questo tirarsi un po' indietro, ma anzi comunque si ha una bicicletta che scorre via leggera. Sul piano la si mette giù e lì è quando tutto il retrotreno veramente trasferisce tutta la potenza che si mette sui pedali a quello che è la ruota, quindi una volta che si spinge forte, questa bici va super veloce, e più gliene si dà e più lei va veloce, e più si va veloce e più si acquista confidenza. È fatta veramente per quello. In salita naturalmente è una bicicletta leggera, ha un'ottima trazione ed è una delle cose che in questo giro, in questi 2 giorni mi ha veramente stupito, è quanta trazione ha quando si ha anche l'impostazione no gulp. Anzi, direi, per come sono abituato io, un utilizzo abbastanza italiano. Ne parlavamo proprio qua con dei colleghi spagnoli che eravamo tra i pochi che giravano completamente con il no gulp, quindi praticamente con la bicicletta bloccata, diciamo, comunque con l'impostazione più ferma dell'ammortizzatore, e devo dire che anche in quel caso comunque si ha tanta trazione, proprio perché non essendo quello che è un sistema come il Brain, non essendoci una valvola inerziale che si apre, ma semplicemente avendo una curva di compressione diversa dell'ammortizzatore, che nelle salite con tanti sassi, salite tecniche, qui c'era viscido, c'era pioggia, con i Renegade al posteriore, quindi non il copertore con maggiore trazione del mondo, veramente mi sono trovato bene, non ho praticamente mai perso il posteriore in salita, e questo è veramente una cosa molto interessante per questa tipologia di bicicletta e per una bicicletta pensata per la massima performance. Ecco, quello che direi è che questa Epic World Cup ha un retrotreno cattivissimo, da vera e propria race machine, molto vicino a un hardtail, e un anteriore invece da down country, quindi più facile da guidare. I Specialized dicono che questa è la killer of the hardtail, ovvero la bicicletta che va a uccidere le hardtail, perché chi ancora desidera pedalare su un hardtail prova questa e non vorrà mai più salire su un hardtail, perché avrà le stesse sensazioni provate su una hardtail. No, nel senso, qua ci si diverte. Su un hardtail nel 90% dei casi non ci si diverte. Qui invece secondo me ci si diverte, ed è proprio questa la cosa che mi è piaciuta di questa nuova Specialized Epic World Cup, ovvero che sia un prodotto pensato per la massima performance, per le gare, per andare più forte possibile, per andare alla ricerca solo di una cosa, ovvero del primo gradino del podio, ma nonostante questo che sia una bicicletta che permette di divertirsi. Non è la bicicletta che sceglierei come mountain bike tuttofare di tutti i giorni, ma è la mountain bike che andrei a scegliere se volessi correre tutte le domeniche, perché questo è fatta per gareggiare. Come al solito, prima di salutarvi vi lascio con i 3 consigli finali, ovvero mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto, e qui ce n'è tanto da aprire. Alla prossima! Yeah, it's working. Let's see. Yeah, it's good, it's good.